C'era una volta, anzi, c'erano una volta 3 Bohème Montblanc. Ce n'era una grande, che potremmo definire big, un modello veramente grande col pennino retrattile come sappiamo essere la Bohème, grande più o meno come potrebbe essere una 149, molto rara, prodotta tutto sommato in pochi esemplari. E poi quella classica, quella piccola o media, chiamiamola come vogliamo, è la Bohème col pennino retrattile, con la pietra preziosa incastonata. Il caricamento a cartuccia, anche quella Big aveva il caricamento a cartuccia. Forse è possibile che Montblanc abbia raccolto qualche lamentela da parte del pubblico, un pubblico che poi sappiamo forse non è costituito prevalentemente da appassionati come siamo noi. Molto spesso la Montblanc, non nascondiamocelo, è uno status symbol. Lo dico con molto rammarico perché so benissimo, e lo sapete anche voi, che razza di penne stilografiche magistrali sappia produrre e i brevetti che ha avuto nella storia. Insomma, è una maison con tutti i crismi alle spalle. Però è anche vero che, come qualche altro brand, è diventato un po' predominio di quel modo di essere, ecco, sfoggiando una Montblanc. Vi dicevo, ha raccolto forse qualche lamentela dovuta al fatto che il meccanismo così è un po' delicato e la cartuccia da mettere non è sempre una cosa immediata, e come la sfilo e non mi ricordo se era così, se era così. Insomma, un modello che ha un po' diviso anche. A me per esempio piace tantissimo, poi è una penna che vi cade bene in mano e quindi... Però oggi non vi parlo né della Big né della Bohème classica. Questa Bohème che vi dicevo può aver raccolto qualche lamentela, e Montblanc ha risposto introducendo la classica via di mezzo, una Bohème mid-size, che è quella di cui vi parlo oggi. Un modello che poi non ha avuto seguito perché si è fermato attorno al 2014-2015, mi sembra. Da allora non è stato più prodotto. Un esemplare non proprio, se vogliamo, puro sangue, perché non c'è più il pennino retrattile, non c'è più la pietra preziosa, ma stiamo parlando di pietre insomma molto più popolari, molto meno blasonate a far la loro comparsa sulla clip. Insomma, diventa rara perché appunto non è più prodotta, perché questa mid-size, chiamiamola così, questa mezza misura, è meno consueta rispetto alla classica. È ancora più rara quella che vi ho citato prima, cioè la big size. Andiamo a parlare di questa. Il cappuccio si svita e opla, sorpresa, il pennino è già in bella vista. Un bel pennino, un pennino bicolore. Non serve azionare alcun meccanismo per estrarlo. In altre parole, non è un pennino retrattile. Solita qualità Montblanc negli accoppiamenti, nelle finiture, nella qualità dei materiali in generale, e in questo caso il fondello non si svita, è lì un po' per bellezza, per far avvitare il cappuccio, si svita il fusto. Date un occhio a quanta filettatura c'è, a quanto ci vuole per rimuoverlo, ma anche come diventi un pezzo unico con la penna, perché vi farò vedere fra poco, qui c'è la cartuccia, come la parte della filettatura all'interno della resina sia metallica, quindi una penna estremamente rigida, anche, ma non estremamente, sembra un tutt'uno, non sembra divisa in due. Non è una penna che si contraddistingue per la leggerezza, perché comunque l'ampio utilizzo del metallo si sente, però è anche vero che dal punto di vista dell'impugnatura e anche proprio del portare la penna nella fase di scrittura, si sente che è molto ben bilanciata, è piacevole da essere utilizzata. Una penna rotonda, forse un po' troppo rotonda, ma non per colpa sua quanto per un pennino che è evidentemente in linea con la produzione Montblanc, molto amichevole, molto arrotondato, e quindi perde un po' quella grinta e anche
quel lavoro di squadra con la carta, visto che ci naviga sopra come se fosse lucidato e levigato come il più magistrale dei pennini. Un po' troppo per i miei gusti, ma bisogna riconoscere che Montblanc, come altri marchi, predilige questo tipo di finitura. Un pennino un po' più sottile sottile nei fianchi, diciamo, rispetto a quello che forse si sarebbe potuto immaginare su una penna con questo sviluppo, con questa lunghezza, forse perché chi lo sa, magari c'era in origine un progetto che la prevedeva rientrante, insomma sembra che abbia le dimensioni quasi idonee per rientrare all'interno di un eventuale movimento da alloggiare nella penna. Beh, così non è, ce la gustiamo in questa maniera. Sento, scrivendo, un pochettino questo scalino che è quello della filettatura del cappuccio, che ogni tanto, quando mi porto un pochettino più in su, insomma si fa sentire, non che dia fastidio, ma è una cosa che avverto meno invece sulla Montblanc, quella classica, sulla Bohème classica, perché essendo più piccola, più corta, più limitata, si impugna, io perlomeno la impugno più in prossimità del pennino e quindi evito di avere questo conflitto. Inoltre la lunghezza del pennino della Montblanc, quella retrattile, è più corta rispetto a questo, e quindi ancora una volta mi trovo un pochettino più spostato verso la parte finale. Dire che sia più corta, beh, insomma, forse non è nemmeno così corretto, perché le ho prese in mano tutte e due adesso, e infatti non è affatto più corta, e allora evidentemente è proprio un'altra questione che mi porta a scrivere così. Sì, infatti è proprio il peso della penna, che ovviamente quella mid-size, essendo più lunga e quindi spostandosi un pochettino più all'indietro nel suo sviluppo, evidentemente me la fa impugnare un pochettino più in alto. Ma come? Ho appena detto che la impugno un pochettino più in alto perché il suo sviluppo qua e là, eccetera. Sapete che però col pennino, col cappuccio calzato, non mi dispiace affatto. Stranezze mie personali, oppure chi lo sa, se è la penna che cambia veramente un po' la sua natura e diventa più accomodante in questo modo. E poi è particolarmente, anzi ulteriormente strano, perché sono uno che non utilizza le penne con il cappuccio calzato, ma questa la prediligo in questa maniera. Forse lo attribuisco alla eccessiva levigatura del pennino, e quindi avendo un peso un pochettino più all'indietro varia il bilanciamento e quindi mi aiuta a raccordare meglio i singoli grafemi, le forme delle lettere, perché non me lo spiegherei altrimenti. E così vi lascio alle immagini se volete farvi un'idea così ulteriore di come scrive questa penna. Ringrazio Stefania e Roberto, perché ancora una volta questa penna, come la Bohème Classic, di cui vi parlerò in un altro video, derivano dalla loro splendida collezione. Vi invito a seguire anche il video che le mette a confronto, perché è interessante vedere come cambi abbastanza in maniera sostanziale lo stesso modello con 1 centimetro e qualche cosa in più. Grazie a tutti amici e alla prossima!